empruntera des éléments à la psychologie ou statistique. Ciao. Scusa il ritardo. Ho girato mezz'ora per trovare parcheggio. Tranquilla. Pourquoi? Mi chiedevo, 3 ore di film e non ci sono mai due donne che parlano tra di loro. Mai. In nessuno della trilogia. Ma dai. Mi viene in mente, sai quel test che si chiamava? Quello di Bechdel e Wallace? Sì, insomma, di vedere se in un film ci sono almeno due donne che parlano tra di loro e non di un uomo. Che era ispirato a una vignetta degli anni *80 dove ci sono due amiche che vanno al cinema e decidono di vedere un film solo se supera certi requisiti. Immagino fantascienza avessero. Oggi non va molto meglio. Però non funziona davvero. Cioè, si può comunque fare un film tremendamente sessista, che so. Metto due donne che per tutto il tempo parlano solo di scarpe o gossip, o che parlano anche di filosofia, ma stando sempre in mutande. Ok. Sì, però non è quello il punto. Il punto è che non vediamo mai quanto spazio occupano davvero gli uomini. Cioè, occupano in tutti i sensi. In realtà, sai, leggevo che il test nasce molto prima con Virginia Woolf, che infatti notava che nei romanzi le donne esistono solo in funzione degli uomini. Cioè possono essere solo madri, mogli, amanti, no? Figlie, ma mai personaggi autonomi, semplicemente donne. Beh, comunque questa è una cosa che sentiamo anche oggi. Cioè, pensa quando si parla di uno stupro. Com'è che dicono? Pensa se fosse stata tua madre o tua sorella. Cioè, cos'è? Se non sono tua madre o tua sorella, allora lo stupro va bene? Oh no, vai pure. Sì, infatti leggevo tra l'altro che stanno facendo una specie di aggiornamento al test, no? Io credo che sia il test della lampada sexy, che dice tipo se puoi sostituire il personaggio femminile con una lampada e la storia funziona ancora, allora c'è qualcosa che devi rivedere. E comunque se si parla di quanto spazio occupano gli uomini, allora dobbiamo parlare anche di corpi. In medicina, per esempio, siamo completamente ignorate. Vero, i farmaci sono testati per essere sicuri sugli uomini. Su di noi possono avere qualsiasi controindicazione possibile. Anche le campagne contro gli infarti non mostrano che i nostri sintomi sono diversi. Tutto ciò che ci riguarda viene snobbato, il maestro, la clitoride, l'endometriosi. E la sicurezza sul lavoro non è pensata per i nostri corpi. O anche i manichini dei crash test. Hanno peso, altezza, struttura maschile. Chi se ne frega quando l'incidente lo facciamo noi? E quindi i nostri corpi hanno valore soltanto per eccitarli oppure per sfamare figli, insomma, tutto il resto non conta, vero? Già. E se non devi vendere, i nostri segni sono osceni e dobbiamo assolutamente coprirli. E noi intanto cosa facciamo? Ci facciamo la guerra, chiedendoci facciamo bene andare nude in strada o nei porno? E loro intanto si tengono tutto il potere. Come quando si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Certo, noi dobbiamo rinunciare a tutte le nostre ambizioni per stare dietro a casa, famiglia, figli, bucato, cibo. Mentre loro sono liberi di fare carriera. Come Taita King. La moglie di Stephen King? Sì, anche lei scrittrice, sempre rimasta nell'ombra per sostenerlo. Non sarebbe mica diventato così famoso se non era per lei. E la Marich, moglie di Einstein, che gli risolveva tutti i calcoli. E sa quante altre. Certo, noi adesso abbiamo la possibilità di fare carriera. Ma con che carico di lavoro extra a casa? Ma poi parliamo di veri e propri furti. Alla Franklin, che è stata fondamentale nella scoperta del DNA, mica le hanno dato il Nobel. Oppure alla Meiji, che ha inventato il Monopoli per poi vederselo rubare da quelli che ci hanno fatto i milioni. Perché la Meitner, che scoprì la fissione nucleare anche lei senza uno straccio di Nobel. E questi sono i più grandi. Chissà quanti ce n'è di voi non c'è traccia, perché finché la storia viene raccontata dagli uomini per gli uomini. Siamo metà della popolazione, ma il maschile è universale, mentre il femminile è invisibile. Tu hai letto dell'Orchestra Filarmonica di New York? No. È sempre stata di soli uomini fino a quando non hanno fatto queste audizioni cieche. Praticamente durante i provini i candidati dovevano stare dietro un paravento. E indovina? Da quel momento la metà dell'orchestra è fatta di donne. Giusto per smontare la cosa che gli uomini sono al potere perché più dotati e non semplicemente perché controllano e bloccano le altre carriere. Dovrebbero fare le audizioni cieche anche dove lavoro. Non sarebbe una brutta idea. Meno del 10% dei manager sono donne e questo vale anche per i lavori tecnici e scientifici. E poi ci vengono a dire che gli uomini sono portati per la logica e le donne per la famiglia e la casa. Ma che stronzate. Guadagniamo di meno e lavoriamo di più e siamo anche le prime a essere lasciate a casa quando c'è crisi. Ci dicono che siamo meno competitive e combattive. Ovvio, no?
Fin da bambine mica ti vengono a dire da grande farai la presidente, farai l'astronauta. No, ti dicono di stare buone, di non disturbare e di stare al tuo posto. Sì, insomma, gli uomini occupano tutto lo spazio e tengono noi sullo sfondo, anche se quel noi è grandissimo, un intero mondo che si perde. Sai, ogni tanto quando un film mi annoia, mi fisso su quelle comparse che stanno dietro al protagonista, che fanno cose, parlano, si incontrano. Mi sono sempre chiesta chissà cosa si dicono. Forse seguiamo i personaggi sbagliati. Magari ci sono storie più interessanti là.